Ciao ragazzi, io sono Luciano Spinelli e oggi insieme a Flavia, Federica e Andrea vi do il benvenuto a Diario Aperto. E io parto subito con una domanda, ovvero perché Diario Aperto secondo voi? Beh, il diario è una cosa personale che hanno tutti o qualcuno ha già avuto. È aperto perché vogliamo parlarne apertamente e soprattutto senza filtri. Mi piace questa definizione. Oggi, oltretutto, parliamo di un argomento molto importante, dell'ansia, della famosa ansia. E io sono il primo che in questo momento ha quell'ansietta da prestazione, cioè stamattina già avevo un po' la preoccupazione di dovervi fare un po' di domande, di dover parlare. Come dico sempre, poi quando arriva il momento io l'affronto e la vivo abbastanza serenamente. La prima domanda che vi faccio è proprio questa. Voi avete mai provato l'ansia da prestazione? Voi come la vivete questa questione? E io generalmente non soffro tanto di ansia da prestazione. Ci sta ovviamente avere quel minimo di preoccupazione di oddio chissà come andrà, però diciamo che è una cosa che mi passa subito, non è che mi porta a non dormire la notte prima di un evento importante, cioè la vivo molto tranquillamente come cosa. Sono abbastanza rilassata quando si tratta di fare queste cose perché cerco di godermi il momento. Beh dai, questa è una cosa positiva Sì. Comunque, è una cosa positiva. Sì, no, io sono la persona più ansiosa del mondo. Ecco, Eccoci. per esempio. E sono come te, allora ho tantissima ansia da prestazione. Io ho fatto sport agonistico e ho fatto tennis e mi è capitato anche magari prima di una partita di sentirmi male anche fisicamente, ma anche a scuola, nella vita quotidiana, cioè ho ansia per tutto, per qualsiasi cosa mi possa succedere. Però come dici tu, poi quando appunto dovevo entrare in campo spariva. Quindi quando poi la vado ad affrontare, anzi l'affronto quasi meglio perché ho avuto quello scarico prima e sono Sei pronta. carica. Sì. Esatto. E invece per te? Io, oddio, da piccolo un sacco. Da piccolo io mi ricordo facevo teatro, facevo sport competitivi o comunque cose dove dovevo prendermi la scena per qualche minuto. Rischiavo di sentirmi male a volte perché iniziavo veramente... A parte sudavo freddo io. No, guarda, quello pure anche in questo momento. Col tempo ho iniziato a prenderla un po' più sul menefreghismo, mi ha aiutato molto a prendere la vita come va sti cavoli. Prenderla con filosofia. Proprio parlando, adesso abbiamo capito che ci sono diversi tipi di ansie, no? Ad esempio Flavia e Andrea hanno parlato proprio della loro ansia più fisica, un disagio grande, mentre tu magari hai provato un tipo di ansia legato all'esame, la scuola o altre cose un po' meno intense. Come avete trovato gli strumenti e soprattutto che cosa utilizzate voi come strumento per sentirvi un po' più tranquilli? Non è che io questa cosa l'abbia superata adesso, no? Sono ancora in una fase dove si è molto alleggerita rispetto a vari anni fa, però comunque ce l'ho ancora. Però mi ricordo che prima di uno spettacolo a teatro, mi ricordo avevo vomitato, ero stato malissimo, e un amico un po' più grande di teatro mi ha fatto guarda tu ascoltati la musica, stai bello tranquillo. E ho fatto ma sei scemo, mi sono sentito male, tu mi dici di ascoltare la musica. Ma ho fatto no vai tranquillo. Però sta cosa mi ha aiutato un sacco, cioè la utilizzo quasi per ogni cosa, sto sempre con le cuffiette per ogni situazione. Ma molto spesso sono proprio le cose più semplici che possono svoltare e aiutare in queste situazioni. Sì, beh, secondo me esistono tantissimi modi poi di come uno affronta l'ansia e secondo me è molto personale, se riesci a trovarlo poi è un punto di svolta, no? Soprattutto per le persone ansiose come noi. Devo condividere con Andrea questa cosa della musica, io sto sempre con le cuffie, capita anche che ne ho due, una di scorta se mi si scarica l'altra. Devo dire che anche il respiro è una cosa che può aiutare l'ansia, la yoga, in particolare però l'arte del respiro veramente se riesci ad avere il tuo autocontrollo del corpo può aiutare molto. In verità una professoressa una volta mi disse che l'ansia alla fine è semplicemente un'altra emozione umana, no? È semplicemente un'emozione, quasi un'esperienza, secondo me può aiutare anche questo. Bella, una bellissima cosa questa. Non avevo mai riflettuto sotto questo punto di vista. E invece te, dato che non hai mai magari vissuto questa ansia in modo così intenso, magari hai qualche amico che conosci, qualcuno vicino a te che ha vissuto questo tipo di ansia e se sì magari
se sai come ha trovato una soluzione o se magari sei riuscita anche ad aiutare questa persona. Sì, anch'io ho, diciamo, delle amiche che soffrono di ansia per la scuola, per gli sport o magari hanno anche dei problemi in famiglia che portano, diciamo, poi ad avere ansia. Una cosa che le aiuta molto è parlare con me. Proprio questa cosa mi fa anche piacere perché trovano conforto in me, no? È come se fossi un'ancora, diciamo, di salvezza. Parlarne sicuramente aiuta tantissimo proprio perché ti liberi di questa cosa che hai dentro e quindi automaticamente è come se l'avessi superata in parte. Anche sicuramente la musica, come diceva Andrea, e il corpo, il respiro, sono cose molto importanti. Certo, io ad esempio una cosa anche che ho imparato nel tempo, quando sento di essere in ansia, inizio a dimenticarmi proprio della parola ansia, cioè cerco di rimuoverla e cerco di pensare a tantissime altre cose. Tante volte proprio io mi stacco da dove sono e penso ad altre cose, riesco a avere il controllo di me stesso, ma quel controllo piacevole dove dici ok, ora sto meglio, decisamente. Allora adesso vi faccio una domanda un po' diversa. I vostri personaggi nella serie affrontano questa tematica? Come la affrontano? Beh, sicuramente il mio personaggio affronta tantissimo l'ansia delle aspettative. Cioè, Livia, il mio personaggio, ha proprio questa grande preoccupazione di quello che gli altri possano pensare di lei o che si aspettano qualcosa di lei, da lei, e quindi sicuramente il mio personaggio ha affrontato queste tematiche e sono contenta anche di aver interpretato un personaggio, diciamo, affine anche a me, esatto, no? penso Perché la stessa cosa. lei è una perfezionista e proprio questo essere perfezionista le provoca tanta ansia. Beh, Monica, diciamo che nella prima stagione ha questa ansia, questa paura di perdere un po' la sua migliore amica, no? Ok. Perché appunto come io sono per le mie amiche un'ancora, lei ha Isabel come ancora a cui si aggrappa, le racconta tutto, fanno tutto insieme, quindi ha questa paura che la porta proprio ad essere gelosa di Livia, che comunque diventa poi molto amica con Isabel. E sicuramente una crescita che fa il mio personaggio è quella di accettare il fatto che si debbano avere altre amiche e a fare un po', diciamo, le cose da sola magari, no? Quindi questa è una cosa molto importante, perché poi sì, è importante parlarne, però anche risolverla da sola con te stessa, perché alla fine l'ansia è una cosa che devi combattere te e te. Sì, devi avere tu la Esatto, voglia di essere quindi- tu il esatto, primo a voler quindi questa è una cosa molto, combattere. molto importante. Quindi diciamo che ad esempio tu, a differenza di Flavia, hai fatto un lavoro inverso, cioè tu hai dovuto entrare, sei entrata nei panni di quelle che sono le tue amiche. Esatto, hai esatto. sfruttato le tue esatto. amiche, diciamo, per... E infatti, mettendomi nei panni di Monica, ho capito loro come vivono questa cosa e mi ha aiutato tanto poi ad aiutare loro. Certo. Quindi è una cosa molto bella. Guarda, io dico spesso che mi piace un po' rubare alcune caratteristiche dai personaggi che interpreto, e se c'è una cosa che vorrei prendere da Pietro sicuramente è questa cosa, cioè io Pietro, per come l'ho inquadrato e per come l'ho rappresentato, penso sia un ragazzo che di ansie non ne ha, si rapporta facilmente con tutti. Più che altro la mia ansia è data dal fatto che io difficilmente riesco, cioè sono una persona molto introversa, quindi difficilmente riesco a relazionarmi con le persone, e invece Pietro no, Pietro è tutt'altro, riesce comunque a comandare la situazione In modo tranquillo, sì, diciamo. in modo tranquillo, e quindi Cioè riesci a tirar fuori comunque da Pietro quella forza. magari. Vabbè dai, piano piano la stai tirando fuori sicuramente. Qui siamo in tre che praticamente soffriamo di ansia, però alla fine riusciamo comunque a parlare, ad esprimerci e facciamo più o meno un lavoro che ci porta a doverci esporre davanti a delle persone e a dover affrontare quest'ansia, perché sennò non si fa niente. Tu di solito quando provi quest'ansia, no? Questo stato d'animo, che musica ascolti? Che genere di musica ascolti? Perché io ad esempio, una cosa che faccio spesso, ascolto la colonna sonora dei miei film preferiti, che è una cosa magari un po' strana, però a me rilassa molto, cioè Allora, un film sicuramente Harry Potter, nel senso quello sicuro, e poi ce ne sono tantissimi altri, ma tu ad esempio cos'è che... Allora, io ho una playlist veramente che spazia da un genere musicale ad un altro che magari è l'opposto. Forse per affrontare questo stato d'animo, musica rilassante, musica classica,
Perché tu suoni, dicevi. Io suono Quindi- e Suoni? quindi la chitarra e il pianoforte. Però diciamo ho questo rapporto molto stretto con la musica, quindi Magari un giorno mi suoni un pezzo, me lo mandi così lo ascolto anche io quando sono agitato. Poi magari diventa la colonna sonora. Esatto, potrebbe essere. Mi dicevi prima che hai vissuto quel momento lì un po' complicato, il tuo amico ti ha detto ascolta della musica. Come ti immagini davanti a un'altra sfida in un futuro? Perché probabilmente alla fine la vita ci mette sempre di fronte a delle sfide, delle cose da affrontare. Ora mi sentirei in grado di dare consigli magari a un ragazzo che ha appena iniziato cinema, ti sto parlando di questa cosa perché appunto per me è capitato nel teatro, quindi questa cosa mi fa sentire realizzato sotto questo punto di vista, però magari ci sono delle circostanze o situazioni che mi potrei trovare totalmente spiazzato, quindi non saprei veramente cosa dirti. Ah, certo, vabbè, abbiamo capito che alla fine la musica aiuta sempre. Sicuramente da questa chiacchierata stanno uscendo anche altri consigli, cose che ad esempio nemmeno io facevo più di tanto e che sfrutterò nei momenti di ansia. E secondo voi tutto questo è una cosa che viviamo solo noi di questa generazione oppure è una cosa che succedeva anche in passato, magari con i noi della nostra età, del 90 per dire, di qualche anno fa? Io penso che ogni generazione viva, diciamo, su per giù le stesse cose, no? Ok. Ai giorni d'oggi noi la viviamo in modo diverso perché abbiamo i social, abbiamo i telefoni, quindi comunque siamo sempre aggrappati ad una rete che ci mostra le vite degli altri, no? Quindi al di fuori le vite degli altri ci sembrano tutte fighe, bellissime, Perfette. wow, oh mio Dio. Quindi ti ritrovi a, diciamo, dire wow, la mia vita non è così, che cosa posso fare? E quindi lì ti scatta l'ansia del oh mio Dio, allora non sono all'altezza, allora non sono in grado, allora non valgo abbastanza per fare questa cosa perché io non ci riesco e l'altra persona sì. Si crea praticamente il paragone Esatto, automaticamente. Esatto, quindi magari sì, secondo me sarebbe stato meglio vivere negli anni 90 senza i social. Io avrei preferito così. secondo me si sono proprio create nuovi tipi di ansia, no? Delle dinamiche che portano ad avere... Cioè, sicuramente la nostra generazione adesso c'è l'ansia, la preoccupazione del futuro. Penso anche una cosa, io, che nella nostra generazione ci sia anche molto ascolto e ci siano molti strumenti che possono aiutare rispetto magari anche al passato ad affrontare Questa è una l'ansia. cosa molto bella, sì. Perché ad esempio io con i social cerco di raccontarmi il più possibile nel modo più naturale possibile, proprio per far capire che la mia vita è tutt'altro che perfetta. La cosa che mi rende molto fiero della nostra generazione è che c'è tanta gente che ultimamente cerca di raccontarsi in modo spontaneo proprio per lasciare andare quella perfezione che si vede, che si è vista magari agli inizi dei social. C'era proprio un altro modo di comunicare. Penso che i social siano un'arma a doppio taglio per il fatto che, cioè, io la cosa che vedo di più è che devi stare sempre aggiornato, no? Però è anche vero che magari discorsi come questi, fatti tempo or sono, non sarebbero serviti a nulla. C'era meno informazione. Sì, c'era molta meno informazioni, se ne parlava molto di meno. Certo. Comunque ragazzi, non so se condividete con me questo pensiero, ma una grande differenza tra generazioni adesso è il registro elettronico, che secondo me è una grande fonte di ansia per gli studenti di adesso, no? Un esempio, un 3 preso negli anni 90 poteva essere più facilmente nascosto e magari recuperato subito da un 8 e poi glielo dicevi mamma ho preso 3 però ho preso anche 8 e quindi ho recuperato. Invece adesso magari un ragazzo che prende appunto un 3 arriva a casa e i genitori già lo sanno perché appare subito se il professore lo posta sul registro elettronico e quindi sicuramente può essere una fonte d'ansia parecchio importante. Abbiamo capito anche che rispetto al passato noi ora abbiamo una fortuna anche che è proprio quella di poterci informare con più facilità. Abbiamo molti più spazi dove confrontarci, come in questo momento questa puntata è proprio fatta per parlare di ansia e per far capire alle persone che non siete le sole a vivere questo stato d'animo. Cioè ci siamo qui noi che in 4-3 abbiamo questo grande problema e comunque anche lei nel suo piccolo... Io sono sempre l'ancora.
Però questo è proprio Però anche il bello. esisto, sono umana anch'io, Cioè, no, la provo certo. anch'io. È proprio, questo dimostra che siamo tutti diversi. Esatto. E che tutti però a volte molto spesso viviamo le stesse cose. E una volta magari non c'era la possibilità di capire questa cosa qui, di sentirsi compresi o di dire oh vabbè non sono proprio l'ultimo e l'unico a vivere questa C'è cosa. molta più condivisione che in questo caso può aiutare altri ragazzi che magari hanno la stessa esperienza di Andrea e Andrea ha detto come la risolve e magari può essere la stessa soluzione di questo ragazzo. Certo, sì sì. Mi sembra di aver capito che abbiamo parlato tanto, è stata una puntata molto intensa, sono uscite tante cose interessanti e adesso chiediamo a voi di raccontarci la vostra esperienza qua sotto nei commenti, perché è un po' come se fosse anche il vostro diario questa puntata, questo format. E niente, mi raccomando, continuate a seguirci per le prossime puntate di Diario Aperto.